Ciao a tutti amici, benvenuti, bentrovati dagli amici di strumentimusicali.net che mi danno l'occasione di fare questi video, come dire, come li chiamo tutte le volte, questi accrocchi. In realtà sono questi setup inventati, dei tentativi. Possono essere visti come completi dal punto di vista poi dell'utilizzo live e che hanno normalmente un prezzo, cioè sono in una fascia di prezzo. Questa è bassa, nel senso che qui siamo intorno alle 1.500-1.600, dipende dai periodi, dalle offerte e tutto il resto. Ora non so quali saranno i prezzi quando vedrete il video, ma comunque siamo nell'ordine di quella cifra, entrambe, cioè nel senso che tutto compreso, a parte gli stand chiaramente, i pedali e queste cose, però le due tastiere hanno questo prezzo. Allora, sono due tastiere che io ho già recensito, ho già avuto modo di provare. Se volete vi lascio anche i link in descrizione e qui sopra vi metto il link per andare a vedere, se volete, nel dettaglio le tastiere. Quindi in questo caso entrerò un po' meno nel dettaglio. Parleremo degli strumenti visti come dire, uno complementare all'altro o comunque come completamento l'uno dell'altro. Io mi soffermerei più che altro sull'aspetto della quantità di opportunità, che sono veramente tante, perché questa sotto, che è il Juno DS, è uno strumento secondo me straordinario, che ha tra l'altro questo pianoforte che io poi vi ho fatto sentire all'inizio, che secondo me è un pianoforte estremamente fortunato. Cioè, quando è uscita questa tastiera, me lo ricordo anni fa, sono andato dagli amici di un negozio, era appena uscita e mi ricordo che con gli altri ci siamo messi lì a provarla, abbiamo detto ma sto pianoforte è quasi meglio di altri modelli, diciamo di punta di Roland, no? Ma non mi fraintendete, non è vero, cioè, però l'effetto sotto le mani è un po' quello che ti aspetti, la risposta. Poi che non sia uno strumento estremamente ricco dal punto di vista magari dei layer dinamici e tutto il resto, però non lo so. Nel suo non essere estremamente realistico, se vogliamo, per certi versi, ha una forza che infatti mi aveva portato a fare un video che metto in descrizione. Tempo fa l'ho fatto anche uscire come reel, usando due pianoforti o più pianoforti di questo strumento, entrando proprio anche nell'editing in modo abbastanza complesso. Avevo fatto un pianoforte usandone due e avevo fatto una patch interessante, cioè nel senso il suono di pianoforte di questo strumento a me piace molto. Poi probabilmente qualcuno di voi mi dirà no, io l'ho suonato, non ce la faccio. Capisco perfettamente, adesso non riesco a non schiacciare questo, è più forte di me, non riesco neanche a non schiacciare questi. Le tastiere che hanno questi pad da schiacciare mi incuriosiscono. Vabbè, siamo insomma in questo mondo qui, adesso poi ci arriviamo. In ogni caso, per tornare al discorso setup, allora questa va anche a pile, questi sono strumenti anche molto economici, quindi anche molto portatili, non pesano niente, è un setup leggerissimo tra l'altro. Pianoforte, vogliamo unire, come ho fatto prima, un altro suono e possiamo scegliere, abbiamo il dual e quindi possiamo scegliere di gestire, tra l'altro qui c'è un mixer, di gestire con questo mixer tutto. Qui c'è una matrice che permette di lavorare sul filtro, su altri dettagli, gli effetti. In questo caso per esempio il reverbero lo posso asciugare un po'. Esatto. Però non so come dire, in generale le assegnazioni, tutte queste cose sono molto veloci. Pedale di espressione, ne ho messo solo uno perché volevo legarlo a questo. Perché? Perché volevo farvi, poi ci arriviamo, pensare a questo anche come un organo. Comunque qui abbiamo quindi dual, split, tutto quello che volete, abbiamo un ingresso microfonico, al vocoder, fa mille cose questa tastiera, veramente è un po' un sogno da qualità-prezzo, secondo me, questo strumento qua. In ambito Roland
c'è un po' di tutto, tra l'altro poi adesso sentiamo anche un po' i suoni. Qui invece ho scelto Korg Cross perché effettivamente i synth sono bellissimi. Volendo un piano, che ne so, un po' magari se vogliamo accoppiare un piano di un altro tipo a questo, qui abbiamo tutto due volte, se vogliamo, per certi versi, però anche da altri punti di vista, no? Ragionavo sul fatto dell'organo. Questi non sono organi, chiaramente, non sono dei cloni, lo sappiamo, questo strumento non ha un clone, quindi è una scelta un po' più che devia un po' più verso la sintesi, la quantità enorme di pad a disposizione, di suoni anche etnici di vario tipo, qualsiasi cosa che riguardi poi alla fine un po' il tuttofare non dedicato magari al vintage, ecco. Anche se, anche da quel punto di vista, qua sotto, per esempio, i piani elettrici, quelle cose lì sono di una generazione di Roland che per esempio a me piace. Qui si fa entrare in fast, si mette in fast il rotary, chiaramente senza esagerare, però comunque volendo, se vogliamo avere degli organi, vi faccio sentire. Anche questi per esempio, slow, fast, se si crea una combi con questi due, fast e slow, questi sono campionati già già in fast e slow, magari facendo un morphing, probabilmente c'è già una cosa del genere, è molto probabile. Sentite che non sono male. Non so come dire, suonano, volendo si possono mettere, si possono unire MIDI, trovare il modo di utilizzare i suoni di entrambe in modo chiaramente ancora più complesso, ma non so perché, ma anche questi ci sono un po' di controlli che permettono di gestire, non dico i drawbacks perché non è questo il discorso, però comunque arrivare a un suono che può, secondo me, in qualche modo coprire quella categoria. Chi conosce Korg sa anche di cosa sto parlando come generazione, come momento storico, e quali sono i suoni di questo tipo di organi che ci sono all'interno di questa tastiera. E chi li ha usati sa che sono efficaci poi live. È chiaro che se stai suonando in una situazione dove l'Hammond è principe, diciamo, o comunque è al pari degli strumenti come il pianoforte importanti, così magari è meglio andare in un'altra direzione, però era per farvi capire che anche quel mondo lì è coperto, diciamo. Poi è chiaro che è più questo quello che viene come dire. Più questo, diciamo, il mondo che queste tastiere affrontano meglio, no? Sono tutti belli questi, tra l'altro. Ho scelto Korg, dicevo, non solamente per quel discorso dell'organo che vi ho fatto, ma anche soprattutto perché tutte queste altre cose invece sono pazzesche. Cioè. Questo mondo qui e tutto il resto.
scusate. Sono affrontate in modo... Queste cose qui sono pazzesche, c'è di tutto. È molto divertente anche entrare in questi mondi, cioè, Poi qui adesso io sono sempre sul pianoforte, ma in realtà se esco dal Dual e vado... Qui ci sono anche vecchi suoni classici del mondo Roland. Ci sono tutte quelle... Poi sentite... Queste sono delle combi, poi se andiamo nei program chiaramente ci sono le cose più semplici, ma in generale c'è veramente qualsiasi cosa, lo state sentendo. Per esempio questo lead che stavo usando prima, che ho usato anche nell'introduzione, ce ne sono di tutti i colori chiaramente. Sono fatti benissimo. Questo qui è estremamente espressivo, questo per esempio. Risponde alla velocity in modo bellissimo. Qui chiaramente ce ne sono tantissimi, anche di strumenti, diciamo così, di indirizzo più vintage. Poi c'è lo Stage 88, questo qua che anche questo mi piaceva tanto, ed era quello che c'era su una vecchia generazione dei pianoforti addirittura. C'è di tutto, c'è una raccolta praticamente, fino ad arrivare ai piani elettrici che sono assolutamente... È velocissimo aggiungere... Si mixano le cose, volendo chiaramente si può fare col pedale di espressione. Anche i piani elettrici sono bellissimi. Torno in modalità, diciamo, patch singola. Sentite che sono belli questi suoni. L'SA della scheda. Poi ci sono tutti i ricordi di queste cose qui e ci sono da scaricare anche le schede da inserire, che sono quelle di un periodo dove questi suoni erano l'avanguardia, perché suonavano bene quando si suonava in band. Erano belli. Secondo me il Juno DS è uno strumento straordinario. La tastiera è bella anche da suonare, è molto giusta, tosta ma non esagerata. Io la trovo adeguata. Poi vabbè, io mi adeguo facilmente, bisogna dire anche questo, che non è che faccia molto testo io da quel punto di vista lì. Questa cosa deriva dal fatto che da ragazzo suonavo molto spesso gli strumenti degli altri, perché non avevo gli strumenti che servivano, soprattutto all'inizio, con i primi lavori, le prime cose così, e avevo magari uno strumento ma non avevo gli altri. Allora molto spesso suonavo gli strumenti che erano dell'orchestra o del gruppo, della band, e quindi mi sono sempre adeguato. Però sentite che... mi sono affezionato a questo synth, mi piace.
Questi sono molto belli, piani elettrici questi qui. E poi tra l'altro qui, anche qui con gli organi, tornando al discorso di piano, a parte grandi classici, fantasia, eccetera, qui c'è tutto, ragazzi, tutto il mondo Roland, e qui un mondo Korg ridotto, ma c'è. Quindi insomma tanta roba con queste due. Ho aperto una parentesi gigante. Qui chiaramente poi ci sono anche gli organi, tornando al discorso organi. Qui ci sono. Qui c'erano anche degli organi che facevano già quel morphing di cui vi parlavo, eventualmente da fare qui, tra un suono campionato in fast e uno campionato in slow. Non ricordo se bisogna inserirlo con le schede che in realtà sono software, ma comunque c'era anche quella cosa lì. Quindi anche dal punto di vista dell'organo, anche qui, se volete magari farvi delle patch dove volete dosare, tipo, che ne so, se torno al pianoforte e vogliamo avere la classica situazione sotto l'organo, adesso qui bisognerebbe togliere questa parte dal layer di organo e soprattutto gestirla un po' magari col pedale di espressione. Quella è un'altra cosa, per esempio, che si può fare abbastanza velocemente su questo strumento. Questo piano è bello, c'è niente da fare. Poi ci sono un sacco di suoni anche qui particolari, suoni d'orchestra bellissimi. Non sono questi quelli particolari, intendevo che nel senso, insomma, ci siamo capiti. Io penso di avervi illustrato, ripeto, magari andatevi a vedere mie o di altri le recensioni direttamente delle tastiere di cui stiamo parlando, separate, però in linea generale mi sembra che siamo di fronte a un quantitativo veramente importante di opportunità. Qui poi abbiamo veramente anche tante altre cose che riguardano il lato creativo, sia qui che qui. Ci sono un sacco di cose che riguardano possibilità di mettere in loop delle cose, ritmiche varie, il mondo quello un po' tipo karma, quelle cose lì, insomma. E tutte queste cose qui messe insieme sono anche in fase creativa, in studio, cose del genere, potete avere veramente tanto materiale. Dal punto di vista del peso, ragazzi, qui questa un po' di più perché chiaramente è pesata, ma questa veramente è impossibile, non riesco neanche a farvi capire quanto non pesi. Questa è un po' di più, però comunque per essere un 88 tasti va benissimo, e poi fa 1 miliardo di cose. Potete programmarvi tutto, cioè è veramente una workstation, non so come dire. Questa anche, sono entrambe sonore in modo abbastanza importante. Poi ragazzi, lo sappiamo, cioè gli strumenti vanno suonati, studiati, migliorati. Quello che sono in questo caso è già incredibile, ma se ci mettiamo a lavorarci sopra le cose, a scoprire come lavorano, scoprire che gli amplificatori che ci sono all'interno, che amplificano i piani elettrici, gli organi, il rotary, come funziona, magari uno si mette lì, quello che si può fare per migliorare si fa. E alla fine i risultati vengono, perché con questi strumenti qui poi ci si trova a fare davvero del buono. Ragazzi, 1.500-1.600 euro, lo so che non sto parlando di 300 euro, lo so anch'io, però con una situazione come questa si può andare a suonare qualsiasi cosa. Poi il pianoforte non vi piace, sì, poi tra l'altro si possono scaricare anche delle cose, ricordo, però insomma mi sembra comunque realistico e adeguato più o meno a qualsiasi situazione.
Io vi ringrazio strumentimusicali.net che mi ospita sempre, tutti gli amici che mi danno una mano a montare, a fare sempre un piacere e spero sia stato utile per voi questo video perché io spero sempre che queste cose siano in qualche modo uno spunto per farvi arrivare magari a scoprire dei mondi nuovi e anche delle opportunità economicamente affrontabili che non siano sempre le ammiraglie, no? Che cioè, sempre vado là e ho risolto. Perché comunque anche là bisogna poi lavorare per capire come funzionano le cose. A volte negli strumenti così ci sono delle piccole chicche che vanno considerate. Io ogni volta che sento i synth di questa rimango sbalordito e ogni volta che sento sto piano rimango sbalordito, per esempio. Grazie ancora a strumentimusicali.net, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, lì c'è anche la mia musica, le mie cose, se vi fa piacere anche a me. Vi ringrazio, un bacione, a presto, ciao ciao!